Buongiorno a tutti amici del canale e buongiorno al dottor Andrea Cionci Buongiorno Mauro Biglino, grazie a tutti voi. e buongiorno al professor Matteo Corrias. Ciao Matteo, Buongiorno Mauro, buongiorno Andrea e buongiorno a tutti. come al solito ci ritroviamo con molto piacere perché ci sono delle novità. Ci sono delle novità in relazione al tema di cui abbiamo già trattato nei video precedenti, ma dobbiamo assolutamente continuare perché la vicenda Ratzinger-Bergoglio non si ferma qui e quindi andiamo avanti. Ricordo che il dottor Cionci, come al solito, non sarà visibile ed è una scelta sua per rispetto nei confronti della figura di Benedetto XVI e quindi noi rispettiamo assolutamente questo rispetto. Così come, scusate il gioco di parole, ma così come rispettiamo reciprocamente le singole posizioni in termini di fede, perché come sapete noi in questi video affrontiamo il tema dal punto di vista storico, dal punto di vista legale, dal punto di vista canonistico e non a caso a parlarne sono due esperti, dottor Cionci che è il giornalista che da anni sta conducendo in un modo estremamente approfondito tutta, chiamiamola pure l'inchiesta su questa vicenda e dall'altro lato abbiamo il professor Corrias in qualità di storico e di esperto latinista. E ci sono delle novità anche perché nel frattempo viene fuori un po' quello che sembra essere un po' il balletto della dichiarazione di Bergoglio sulle sue dimissioni. C'è il discorso di una lettera che il dottor Cionci ha scritto a eminenti personalità, lettera cofirmata dal professor Corrias, quindi le novità sono veramente tante e quindi la questione è tutt'altro che risolta. Io, se il dottor Cionci mi permette, comincerei da Matteo Corrias, se vuol dirci Certamente, qualcosa e introdurci nell'argomento di nuovo per chi eventualmente ne sentisse parlare da noi almeno per la prima volta. certo, ubi maior minor cessat, ovviamente. Va bene. Allora sì, lo faccio volentieri, però consentitemi entrambi prima una battuta scherzosa. Perché? Perché in riferimento ai nostri precedenti video, qualche ascoltatore ha obiettato, non risparmiandosi qualche punta di sarcasmo, devo dire mal riposto, ha obiettato che nessuno di noi tre avrebbe poi le competenze e i titoli anche adeguati per parlare in maniera adeguata della questione di cui ci accingiamo a parlare anche oggi. Allora, io devo confessare che sia Andrea Cionci sia io ci siamo rivolti a tutti gli antipapologi mondiali, a tutti, anzi i più illustri antipapologi mondiali, e purtroppo però abbiamo ricevuto da tutti un reciso rifiuto a collaborare con noi perché a quanto pare negli ultimi 10 anni il carico di lavoro degli antipapologi è aumentato esponenzialmente. E quindi purtroppo un po' a malincuore abbiamo dovuto arrangiarci così come siamo riusciti a fare. È un periodo piuttosto duro per gli antipapologi questo. Ecco, allora, battute a parte, io vorrei capire qual è il tipo di competenza specifica che nostri amici che ci muovono questa critica immaginano che si debba avere per parlare di una questione della quale noi peraltro ci siamo soprattutto limitati a evidenziare dei fatti, se non le basilari competenze logiche, argomentative, deduttive. Ecco. Oltretutto, io vorrei ricordare che Andrea Cionci si avvale per il suo lavoro di uno stuolo, davvero di uno stuolo di esperti teologi, canonisti, storici della Chiesa, latinisti, linguisti, quindi non è un lavoro portato avanti da un rampante e un po' improvvisato giornalista che si affaccia su baratri
per esplorare i quali non ha gli strumenti. Per quanto riguarda me, poi, io vorrei ribadire ancora una volta che il mio contributo è stato di natura esclusivamente linguistica e in questo spazio, in questo canale, nel quale ormai da tempo stiamo presentando la questione, io mi sono limitato semplicemente a esporre i risultati di una ricerca che, lo ribadisco, non sono stato io a portare avanti. Quindi non voglio, tra l'altro, prendere meriti che non sono i miei. E quindi partirei dicendo questo: piaccia o non piaccia, qui si tratta di fatti, di evidenze prima di tutto testuali. E ancora su queste oggi noi vorremmo richiamare l'attenzione dei nostri ascoltatori. Di evidenze testuali che oltretutto si sono accresciute numericamente, al punto che Andrea Cionci ha recentemente raccolto, sintetizzato le principali questioni linguistiche legate ancora una volta al testo della Declaratio con la quale Joseph Ratzinger rassegnava nel febbraio del 2013 le sue dimissioni, redigendo un documento del quale, come appunto è stato ricordato prima, io sono uno dei cofirmatari, che è stato sottoposto a un numero piuttosto nutrito di intellettuali prevalentemente di orientamento cattolico tradizionalista, ma che appunto è un documento che fa il punto in maniera chiara, sintetica e direi definitiva sulle questioni irrisolte legate al testo della Declaratio. Le sintetizzo in maniera piuttosto rapida perché è qualcosa di cui abbiamo abbondantemente parlato. La madre di tutte le questioni, la magna questio, la grande questione, come è stata battezzata, è quella del rapporto tra munus e ministerium in questo testo. Perché? Perché munus e ministerium, nel linguaggio canonico, cioè nella terminologia della legge della Chiesa Cattolica, sono due termini che hanno un valore piuttosto specifico. Il munus è il titolo, l'investitura divina del vescovo o, in questo caso specifico, del pontefice. Laddove invece il ministerium è l'esercizio pratico di quella investitura, di quel titolo. Quindi hanno a che fare, diciamo così, con il pontificato, ma cogliendone e esplicitandone due aspetti complementari. Ora, il punto è, ed è un punto evidente, un'evidenza testuale, che il codice di diritto canonico, al canone 332, al paragrafo 2, ingiunge in maniera esplicita, in maniera chiara e in maniera inequivocabile che perché un pontefice rassegni validamente le sue dimissioni, egli deve rinunciare al munus. Cosa leggiamo nel testo della Declaratio di Benedetto XVI? Leggiamo che lui invece rinuncia al ministero. Questo è un fatto. Ora, abbiamo ricevuto diverse contestazioni, la più fondata delle quali, o la più, come dire, plausibile delle quali è quella per cui nel linguaggio giuridico talvolta munus è usato come termine generico che include anche le accezioni del termine ministerium, cioè munus è usato anche nel senso di esercizio pratico del potere dell'investitura pontificia. Questo è vero, ma il problema è che non è mai vero l'inverso, cioè non è mai vero che ministerium è utilizzato nel senso di munus. E dunque, se Benedetto XVI rinuncia al ministerium, cioè rinuncia al ministero inteso come esercizio pratico del munus pontificio, non ha rassegnato validamente le sue dimissioni. Un'altra contestazione che è giunta anche da, insomma, contestatori piuttosto importanti, come lo stesso Georg Genswein, nel libro pubblicato subito dopo la morte di Benedetto XVI, e su questo ovviamente torneremo nel seguito del nostro discorso. Un'altra contestazione sarebbe quella per cui Ratzinger, che non è un canonista, alla ricerca di soluzioni stilistiche raffinate, avrebbe usato i due termini come equivalenti. Ma questa non può essere una scusante,
non lo è, soprattutto in un testo giuridico dove è richiesta una stretta e rigorosa precisione formale. Ancora, a conferma di questo fatto ai nostri occhi evidente, c'è un altro passaggio della Declaratio in cui Ratzinger precisa che il ministerium a cui sta rinunciando per manus cardinalium commisso, cioè gli è stato affidato per mano dei cardinali. Ora, se Ratzinger stesse pensando al titolo pontificio, all'investitura pontificia, cioè al munus, e dicesse qualcosa come quella che afferma in questo passaggio della Declaratio, ecco, starebbe compiendo un errore davvero grossolano dal punto di vista della dottrina cattolica, perché il munus è di origine divina, secondo la teologia cattolica, laddove qui si legge che questo ministerium a cui sta rinunciando gli è stato conferito per mano dei cardinali. Questo è vero, cioè che il ministerium è conferito al Papa per mano dei cardinali, ma solo in riferimento all'esercizio pratico del munus petrino. Quindi questa è una interessante, fondamentale conferma della lettura che è stata da noi prodotta di questo passaggio del testo. Ancora, un altro punto problematico sul quale abbiamo più volte richiamato l'attenzione è il passaggio in cui Ratzinger dice sede Sancti Petri vacet, rassegno le mie dimissioni dal ministerium in modo che sede Sancti Petri vacet. Questo passaggio lo troviamo tradotto sul sito della Santa Sede in questo modo: in modo che itaut, la sede di San Pietro, sia vacante, configurando così la fattispecie canonica della sede vacante, che è quell'intervallo di tempo di appunto vacanza del pontificato che intercorre tra la morte o l'abdicazione eventualmente del pontefice e l'elezione del nuovo pontefice. Però, se noi qui ci limitiamo a leggere il testo alla lettera e a tradurre il testo secondo il significato letterale del verbo vacare, noi dovremmo tradurre semplicemente in modo che la sede di San Pietro resti vuota, perché questo è il primo significato del termine vacare, del verbo vacare. Ora, a partire da qui è nata anche l'intuizione che poi Andrea Cionci ha sviluppato e sta continuando a sviluppare nel suo lavoro di indagine, dell'esistenza di un particolare modo, di una particolare modalità comunicativa di Joseph Ratzinger, che parte appunto dal testo della Declaratio, che è stata battezzata da Andrea Cionci codice Ratzinger, cioè un modo di esprimersi per anfibologie, cioè per espressioni ambivalenti, dubbie, e in maniera da indirizzare chi ha orecchi per intendere verso una verità che non è quella che effettivamente è stata divulgata, è stata diffusa. Un altro passaggio molto interessante e piuttosto delicato anche, quanto raffinato mi verrebbe da dire, che è stato segnalato anche da noi nei video precedenti, è questo. Ratzinger a un certo punto dice: declaro conclave ad eligendum novum summum pontificem abisquibus competit convocandum esse. Ancora una volta nel sito della Santa Sede noi troviamo, a proposito di questo snodo, questa traduzione italiana. Dichiaro che debba essere convocato un conclave da parte di coloro a cui compete per l'elezione del nuovo sommo pontefice. Allora, ostano a questa traduzione due problemi, uno di ordine canonistico, perché a convocare il conclave non è il collegio dei cardinali, l'abbiamo detto tante volte, ma il decano dei cardinali. Quindi c'è un primo errore, un primo problema. Ma c'è anche un altro problema di ordine linguistico, perché convocandum esse è una particolare costruzione latina che si chiama perifrastica passiva, che nell'uso classico del latino richiede, per il complemento di agente, il dativo d'agente, il dativo semplice, laddove qui abbiamo un ab più ablativo, abisquibus competit. Però c'è un'altra espressione verbale in questa frase, cioè ad eligendum.
È quindi evidente, a partire appunto da questa evidenza linguistica, che da coloro a cui compete va attribuito ad eligendo un nuovo summum pontifice. Cioè, la traduzione è questa: dichiaro che debba essere convocato un nuovo conclave per l'elezione del nuovo sommo pontefice da parte di coloro a cui compete. Che cosa cambia? Beh, cambia molto. Intanto qui is quibus competit ha questa forma di pronome che è un pronome dimostrativo della prima persona, si chiama tecnicamente, che indica chi si trova nelle vicinanze di colui che sta parlando. Quindi letteralmente sarebbe di costoro a cui compete, quindi si sta riferendo ai cardinali allora presenti. Ma perché precisare che l'elezione è demandata a coloro a cui compete, a questi a cui compete? Perché questa precisazione? Sarebbe inutile. Sarebbe inutile se Ratzinger non volesse intendere qualcosa di preciso e non volesse cioè intendere che lì lui si sta riferendo a un gruppo ristretto di cardinali, solo quelli a cui compete, quelli che ne hanno la competenza. Chi potrebbero essere questi che hanno la competenza di eleggere il suo successore? Il suo successore dopo, quindi a questo punto è chiaro, dopo la sua morte o eventualmente dopo una ratifica della abdicazione che in realtà non è mai avvenuta. Quei cardinali che non sono incorsi nella scomunica late sentenzie combinata dalla Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II a tutti coloro che preventivamente rispetto alla riunione del conclave avessero deciso, quindi preventivamente, un candidato da portare avanti nel conclave. Il che è avvenuto, ma non perché lo si ipotizza così più o meno avventatamente, ma perché noi abbiamo le dichiarazioni di un cardinale conclavista belga, Gottfried Dannels, il quale lo ha scritto nero su bianco nella sua autobiografia pubblicata nel 2016, parlando addirittura di un gruppo che si riunì di cardinali e di prelati ecclesiastici che si riuniva regolarmente nella località svizzera di San Gallo. Qui ci è arrivata l'obiezione per cui Ratzinger in realtà stava distinguendo tra i cardinali quelli che, compiuti gli 80 anni, non potevano più esercitare il diritto passivo di elezione, ma la contestazione a me sembra fuori luogo, perché qui non si parla del candidato che sarebbe stato eletto, ma degli elettori. E quindi non si vede in che modo possa essere questa l'interpretazione corretta di questo passaggio. Fin qui ho parlato di elementi che abbiamo già presentato, però appunto si è aggiunto qualcosa di nuovo che mi limito adesso a segnalare, perché è giusto che sia Andrea Cionci, che ha compiuto davvero delle ricerche notevolmente approfondite, davvero stimolanti e interessanti, sia lui a presentarle. C'è un passaggio della Declaratio, quindi ancora una volta stiamo su questo testo, in cui si legge, dopo che Ratzinger dice dichiaro di rinunciare al ministerium, itaut adie 28 februari anno 2013, ora 20, sedes Rome, sedes Sancti Petri, facet. Traduzione, cosicché a partire dal giorno 28 febbraio 2013, dall'ora 20, letteralmente, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sia vuota, come abbiamo tradotto prima. Ora, questa indicazione oraria ha attratto l'attenzione di qualche studioso di storia della Chiesa e di tradizione appunto romana, ecclesiastica, ed è venuto fuori qualcosa di davvero, davvero molto interessante. Ma qui mi fermo. Sì, direi che a questo punto quindi lasciamo poi la parola al dottor Andrea Cionci. Volevo soltanto fare un brevissimo riferimento alla prima parte del tuo intervento, là dove dicevi appunto di coloro che
chissà perché si arrogano il diritto di affidare delle patenti, cioè delle patenti di autorizzazione, quando in realtà dalle cose che stai dicendo, dalle cose che tu e il dottor Andrea Cionci nei video precedenti avete detto, è chiaro che noi stiamo parlando di fatti storici, di fatti filologici, di fatti linguistici, se così posso dire. Quindi il discorso di avere la patente o meno è un discorso che non è teorico, ma la patente sta nei fatti, cioè in ciò che voi avete esaminato. E proprio a proposito di questa ultima indicazione della declarazio, questo dell'ora, adesso chiedo l'intervento del dottor Cionci, che tra l'altro so che sta girando l'Italia, chiamato ovunque a presentare il suo libro, che sta avendo un grande successo e ne sono molto contento. Però torniamo per un attimo allora adesso a questo discorso dell'ora, che è effettivamente molto interessante. Dottor Cionci, che cosa ci ha da raccontare in merito a questo? Sì, grazie dottor Biglino. Mi consenta solo una minima parentesi sulla questione della competenza. Allora, i giornalisti non possono essere competenti di tutto ciò di cui si occupano, se no non farebbero i giornalisti, naturalmente, no? Perché se un giornalista scrive di cronaca nera, non può aver fatto un corso di laurea in criminologia, naturalmente si baserà sul parere degli esperti balistici, dei medici, anatomopatologi, eccetera, eccetera. Il giornalista d'inchiesta, tra l'altro, ha la particolarità che non si limita a riferire in modo, diciamo, semplificato il parere di un esperto, ma collega i pareri di diversi esperti. E infatti il professor Corrias è stato una colonna di questa inchiesta per quanto riguarda l'aspetto linguistico del latino e che ha fornito un enorme contributo alla scoperta della verità. Ora, arrivando alla questione dell'ora vigesima, che io avevo già intuito nel 2021, se non sbaglio, perché Papa Benedetto salutò il pubblico da Castel Gandolfo alle ore 17:40 con uno stranissimo buonanotte. E questo buonanotte già allora mi aveva fatto capire che lui si stava riferendo probabilmente all'orario romano, segnato per una incredibile coincidenza dall'orologio romano che era sopra la sua testa sulla torre campanaria, diciamo, del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Ma grazie al recente contributo del professor Luca Brunoni, docente di storia e religione, ho messo a fuoco un dettaglio ancora più preciso, cioè che Papa Benedetto nel parlato della Declaratio cita appunto come ora di inizio di questa rinuncia al ministerium l'ora vigesima o vicesima, lui la pronuncia con la C. Ecco, questo è un elemento fondamentale che ha fatto quadrare i conti su tre enormi misteri della Declaratio che, come già indagato dalla avvocatessa Stefania Costa e sottolineato dall'avvocato canonista Francesco Patruno, rendevano la Declaratio assolutamente invalida se intesa come abdicazione. E quali sono questi tre grandi misteri? Il primo grande mistero è il differimento dell'entrata in vigore di questa rinuncia, perché Benedetto XVI l'11 febbraio 2013 ci dice che la sua rinuncia al ministerium entrerà in vigore dall'ora vigesima del 28 febbraio, quindi dopo 17 giorni. Questo differimento è assolutamente impossibile, impensabile per un atto giuridicamente puro come l'abdicazione del Papa, che analogamente a quanto avviene per l'elezione deve essere simultanea. E gli atti giuridicamente puri sono quegli atti che non possono essere sottoposti a qualsivoglia condizione, tantomeno a un differimento temporale. Io uso sempre questo paragone, diciamo per semplificare, come se io mi stessi sposando e davanti al prete dicessi sì, accetto di prendere Tizia come mia moglie, ma a partire dalla fine del mese, perché adesso devo andare in vacanza. Chiaramente è impensabile perché
il matrimonio, diciamo, ha una validità nell'atto stesso in cui viene dichiarato. Tra l'altro, all'abdicazione o all'elezione del Papa, che cosa succede? Che in ottica di fede è Dio stesso che concede il munus petrino, l'investitura di successore di San Pietro, o che lo ritira nel caso dell'abdicazione, e certamente a Domine Dio non si può dare un incarico a scadenza come se fosse un maggiordomo qualunque. Questo è il primo mistero della declarata. Il secondo mistero l'ha già esplicitato a perfezione il professor Corrias, cioè il fatto che il canone 332.2 del diritto canonico impone che l'abdicazione sia al munus petrino, tanto che negli Acta Apostolice Sedis del 1 marzo si parla di abdicationes munus sancti Petri. Adesso non mi ricordo se l'ho riferito, diciamo, con la declinazione giusta, ma si parla sicuramente di munus, e addirittura in italiano, nella versione italiana della Universi Dominici Gregis, la Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II, che regolava l'elezione del Papa o la sua rinuncia, all'articolo 53 Giovanni Paolo II dice espressamente: colui che di noi ha ricevuto per disposizione divina il munus petrino, cioè lo cita nell'originale latino. Quindi questo è il secondo mistero, una rinuncia che doveva essere al munus e invece è stata al ministero. Il terzo mistero, che è stato recentemente riportato nel libro del cardinale Müller, che mi pare si chiami In buona fede, non vorrei sbagliare, lo stesso cardinale ripete un dato assolutamente oggettivo, cioè che il Papa canonicamente non può rinunciare al solo ministerium, non può separare il munus dal ministerium, cosa che veniva già affermata nel 2014, se non erro, dal primo canonista vaticano, il vescovo Monsignor Sciacca. Ora, questo aspetto che riguarda l'ora vigesima fa meravigliosamente quadrare i conti in un assetto canonico che io ho chiamato l'anello canonico di Ratzinger. Perché? Perché c'è un solo caso in cui il munus può essere separato dal ministerium e c'è un solo caso in cui il Papa può rimanere con il munus ma senza il ministero, ed è appunto il caso della sede totalmente impedita, cioè quella situazione in cui il Papa o il vescovo diocesano è prigioniero, confinato, esiliato o non libero di esprimersi neanche per lettera. È chiaro che se il Papa viene fatto prigioniero, rimane Papa, mantiene il munus petrino, ma perde il ministerium, perde il potere di fare il Papa. Semplificando, la sede è vacante quando il Papa è morto e quindi, diciamo, ha restituito a Dio causa morte il munus, oppure quando vi ha rinunciato esplicitamente abdicando. La sede impedita c'è quando il Papa perde il ministerium. E adesso veniamo al nodo fondamentale dell'ora vigesima. È il riferimento esplicito all'antico orario romano, in vigore in Italia e anche in Boemia, comunque nel territorio dello Stato Pontificio, dalla metà del 300. Questo computo delle ore non è proprio un fuso orario, è solamente un computo delle ore, parte dal tramonto, non dalla mezzanotte come nel nostro sistema orario internazionale a 24 ore. Diciamo, per semplificare, che il giorno parte dal tramonto e non dalla mezzanotte. Quindi l'ora vigesima del 28 febbraio la si trova aggiungendo 20 ore dall'ora in cui il sole tramontava il giorno 28 febbraio 2013. Il sole tramontava alle 18, quindi 18 più 20 ore, noi arriviamo a capire che l'ora vigesima del 28 febbraio coincide in realtà con il lasso di tempo fra le 13 e le 14 del 1 marzo. Ora, perché questo dettaglio è fondamentale, fondamentalissimo? Perché Papa Benedetto sapeva perfettamente che da sempre, tutti i giorni, il bollettino vaticano esce fra le 12 e le 13, in quella che sarebbe stata la 11ª ora, la 19ª ora secondo l'orario romano. E infatti il 1 marzo alle 12:30 circa, che cosa succede? Che la sala stampa vaticana diffonde il bollettino con cui il cardinale decano Angelo Sodano
convocava il nuovo conclave, che avrebbe eletto poi Bergoglio. Un nuovo conclave del tutto abusivo. Perché? Perché il Papa non era abdicatario, perché non aveva rinunciato al munus, perché il munus non può essere separato dal ministerium, perché aveva differito in modo inaudito questa rinuncia al papato e anche infine perché non era ancora scattata l'ora X, perché come abbiamo visto prima l'ora X erano le 13 del 1° marzo e quelli con mezz'ora di anticipo convocano già un conclave che è totalmente abusivo. E allora che cosa succede? Si verifica il colpo di Stato. Il colpo di Stato per cui il Papa regolarmente regnante si vede partire i lavori per un nuovo conclave che avrebbe eletto un altro pontefice, mentre lui era ancora perfettamente in carica. E quindi che cosa succede? Che Benedetto XVI entra in sede impedita. Quel caso unico dove il Papa perde il ministerium ma conserva il munus. Ecco che le dimissioni dal ministerium, la rinuncia al ministerium diventa effettiva, ma non perché Papa Benedetto vi avesse rinunciato volontariamente e canonicamente, cosa che non poteva fare, ma perché il conclave convocato dai cardinali che avevano completamente travisato la declaratio, prendendo fischi per fiaschi, come si suol dire, lo ha posto in sede impedita e quindi lui ha rinunciato di fatto al ministero. In sostanza la declaratio era un annuncio profetico del fatto che Papa Benedetto sarebbe stato detronizzato, sarebbe stato inserito in sede impedita. Ecco perché lui, salutando tutti da Castel Gandolfo, dice, erano le 17:40, saluta tutti dicendo buonanotte, perché? Perché per l'orario romano eravamo intorno alle 23:40, quindi eravamo in piena notte. E infatti dice una cosa meravigliosa sulla quale poi magari potrebbe aggiungere qualcosa il professor Corrias, dice non sarò più pontefice sommo, intende che è un'inversione del titolo sommo pontefice, il titolo canonico, infatti sul sito Vaticano troverete questo discorso con il titolo al dritto, non sarò più sommo pontefice, invece Papa Benedetto dice non sarò più pontefice sommo. Attinge a un uso ormai desueto di questo titolo invertito perché questo comporta una carica semantica molto diversa. È la stessa differenza che passa tra dire non sarò più grandufficiale perché magari mi promuovono commendatore e dire non sarò più un ufficiale grande, con una mesta considerazione sul futuro della carriera militare. Quindi lui dice non sarò più pontefice sommo perché? Perché ne stanno già eleggendo un altro abusivo, illecito, di un'altra chiesa scismatica che sarà molto più importante di me, molto più in vista di me. Non so se sono riuscito a chiarire bene la questione, non so se il professor Corrias vuole dire qualcosa su questa faccenda del pontefice sommo. Ma posso chiusare semplicemente ricordando quanta ricerca mi era costata, insomma, appunto, la questione di questa bizzarra inversione. Ecco, Ratzinger lavora sempre con i dettagli. Io in effetti avevo trovato un documento canonico del 600 in cui, in maniera apparentemente valida, il pontefice si autodefiniva pontefice sommo anziché sommo pontefice. Però appunto si tratta di un uso del tutto sporadico, ormai, come diceva Andrea Cionci, del tutto desueto, è come, appunto, secondo il tipo di esempio che lui stesso portava prima, è come se un tenente colonnello dicesse io non sarò più colonnello tenente, insomma, una cosa del genere. Ma è più raffinato l'esempio che ha, è più pertinente anche l'esempio che ha presentato Andrea Cionci, perché appunto lì c'è anche un secondo significato. Non sarò più pontefice sommo, cioè non sarò più il pontefice al sommo grado come dire, dell'evidenza. Ecco, sarò pontefice, questo è il punto, ma non sarò più il sommo, sarò un pontefice ritirato, il che concorda magnificamente anche, per esempio, con un altro snodo della Declaratio, dove Ratzinger chiarisce che il munus petrino si esercita anche con la preghiera e non solo con l'azione. Quindi anche in questo possiamo dire che è riuscito a far quadrare i conti. Permettetemi di aggiungere una cosa su questo termine ritiro citato dal professor Corrias. In tedesco
nel libro Ein Leben si parla di Abdankung, abdicazione per i papi che hanno abdicato davvero, vedasi Celestino V. Invece per Ratzinger si parla sempre esclusivamente di Rücktritt, cioè ritiro. E questa storia del ritiro, non mi ricordo se ne abbiamo già parlato, si sposa magnificamente con quanto sosteneva il teologo romano Ticonio nel IV secolo, il quale scrisse un commentario all'Apocalisse e sosteneva, Ticonio, amatissimo da Ratzinger, tanto che ne scriveva già negli anni 50, Ticonio diceva che nella Chiesa di Cristo è nascosta la Chiesa del diavolo. E questa Chiesa del diavolo verrà alla luce, sarà riconoscibile solamente con la grande discessio, che non sarà uno scisma tradizionale in cui la parte eretica viene espunta dalla Chiesa di Cristo, ma sarà il contrario, cioè la Chiesa di Cristo si ritirerà. Ed è esattamente quello che ha fatto Papa Benedetto, ritirandosi canonicamente nello status della sede impedita e ritirandosi fisicamente nel monastero di clausura, guarda caso, il Mater Ecclesia, che è stato fatto costruire da Giovanni Paolo II ai primi anni 90. Certo, e tra l'altro quelli che state raccontando sono in effetti dei fatti, tanto per ribadire quanto abbiamo affermato all'inizio. E il discorso dell'ora, cioè dell'ora italica o boema, come viene chiamato, che è entrato in vigore nel XIV secolo e poi, se non sbaglio, è durato fino al XVIII secolo con l'intervento di Napoleone, che insomma ha poi riportato invece la cosiddetta ora francese, diciamo aiutato anche dagli orologi meccanici che in realtà aiutano a dividere il giorno in 24 ore indipendentemente dal momento del tramonto, anche perché è ovviamente immediatamente intuibile che far finire la giornata al tramonto e iniziare la giornata successiva sempre subito dopo il tramonto significa avere un tempo che nel corso delle stagioni ovviamente continuamente varia, perché il tramonto non è mai lo stesso neppure da un Certo, giorno all'altro, per la verità. certamente, E quindi in certamente. realtà diciamo che tutta questa cosa è molto interessante ed è un fatto molto importante ed è stato bello richiamarlo come novità, perché effettivamente è un richiamo ad un sistema di conteggio che vigeva e tra l'altro mi pare che viga ancora, ed era anche quello bizantino, viga ancora sul Monte Athos, se non sbaglio. Nel convento del Monte Athos ancora contano il tempo in questo modo. Però vorrei tornare, dottor Cionci, a quella che è stata la sua vera intuizione, quella fondamentale, cioè che Ratzinger, a partire dalla Declaratio, come abbiamo visto, e poi in tutte le comunicazioni successive, ha sempre ritenuto di parlare in un modo particolare. Ha usato una comunicazione anfibologica, cioè ha sempre ritenuto di dover o di voler utilizzare un codice. Ecco, quali sono secondo lei i motivi per i quali, brevemente ovviamente, i motivi per i quali Ratzinger ha ritenuto di dover parlare attraverso un codice? Sì, il suo modo di esprimersi non è, diciamo, puramente originale, nel senso che in buona parte riprende quello di Gesù Cristo, il quale, come tutti sanno, si esprimeva per parabole, utilizzava, diciamo, in modo che comprendesse solo chi aveva orecchie per intendere, tanto che gli stessi apostoli dicevano: ma questo linguaggio è duro, il linguaggio del maestro è duro, non lo capiamo immediatamente. Tra l'altro lo stesso Gesù utilizzava delle anfibologie, per esempio quando dice uccidete questo tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. Non si riferiva al tempio di Gerusalemme, ma si riferiva al tempio del suo corpo, o anche nel caso della Samaritana, dove c'è un fraintendimento iniziale sulla espressione acqua viva, inteso dalla Samaritana come acqua sorgiva, mentre Cristo voleva intendere l'acqua della vita, l'acqua della salvezza. Diciamo, su questa base Papa Benedetto innesta anche degli altri
giochi, potremmo dire, giochi logici, di una raffinatezza, di un'intelligenza anche umoristica assolutamente irresistibile. Non stupisce che uno dei suoi beniamini in gioventù fosse l'umorista tedesco Karl Valentin, che era una sorta di Ettore Petrolini germanico, ma molto più cerebrale, intellettuale, che era solito giocare con le frasi, smontare le espressioni e le parole per produrre dei giochi di parole di irresistibile umorismo. E Papa Benedetto fa esattamente così. Per esempio, quando fa dire a Monsignor Genswein: prima di venire qui ho pregato con Papa Benedetto, come ogni sacerdote cattolico fa, i vespri. Quindi voi non sapete se ogni sacerdote cattolico prega i vespri o prega in unione con Papa Benedetto, proprio per l'inserimento al centro di questo inciso, tanto per fare un esempio. Ma non sempre sono anfibologici i codici Ratzinger di Papa Benedetto, ma a volte ve ne sono di assolutamente univoci, come quando dice: sono il primo Papa ad essersi dimesso dopo 1000 anni. I conti non tornano perché l'ultimo abdicatario è Gregorio XII nel 1415, dopo il famoso Celestino V, l'abdicatario per eccellenza nel 1294, quindi Benedetto, se avesse inteso con la parola dimissioni l'abdicazione, avrebbe detto: sono il primo Papa dopo 598 anni, cioè da Gregorio XII, ad essersi dimesso. E invece no, dice dopo 1000 anni. E qui c'è un caso veramente incredibile che ci fa comprendere, anche diciamo ai laici, fa comprendere come ci si trovi di fronte a qualcosa che trascende il genio di Papa Benedetto, ma qualcosa che è stato intessuto, preparato nel corso della storia da secoli e millenni. Infatti, esattamente nel 1013, il Papa Benedetto VIII, che guarda caso è la metà del XVI, anche lui fa un'analoga dichiarazione di rinuncia al ministero. In un modo speculare, però, a quanto fatto da Benedetto XVI, perché Benedetto VIII si era autoconferito il ministerium senza aspettare il placet dell'imperatore Enrico II, che all'epoca per il privilegium motonis era lui che doveva concedere il ministerium, cioè il via libera per fare il Papa. E mentre Benedetto XVI dichiara di rinunciare al suo legittimo ministerium concesso per manus cardinalium, come ricordava prima il professore, nel 2005 a causa di sede impedita. Ecco perché si specifica che è il primo Papa ad essersi dimesso dopo 1000 anni, ma è il primo in assoluto ad averlo fatto nel pieno possesso dei propri poteri. Ora, naturalmente, questa storia di Benedetto VIII, che io ho potuto indagare a fondo grazie al professor Brunoni, necessita di un'applicazione, necessita di uno studio. Allora, e qui mi ritorno un attimo, diciamo, a quelle contestazioni sulla competenza. Immaginiamo tutti gli storici ecclesiastici che ci sono, i canonisti, i vaticanisti, che mi stanno combattendo, anche quelli, diciamo, che detestano Bergoglio e ne parlano malissimo tutti i giorni. È stato appena pubblicato un libro contro il codice Ratzinger, che è il solito vacuo esercizio di eruditismo canonico, ma se quei canonisti mi avessero aiutato avremmo risparmiato anni e a me sarebbe stata risparmiata la fatica improba, diciamo, di un giornalista che effettivamente non aveva competenze canoniche, storico-ecclesiastiche nel ricostruire questo scenario. Ma arriviamo al nucleo della sua domanda. Perché Papa Benedetto non parla chiaramente? Questa è la solita obiezione che mi viene fatta. Perché era in sede impedita. Quindi un prigioniero non è che può parlare chiaramente, dire e fare tutto quello che vuole. Tra l'altro io sospetto che vi sia dietro anche un motivo canonico, nel senso che se lui l'avesse detto chiaramente avrebbero potuto contestargli: ma dov'è che sei in sede impedita? Tu dici che sei prigioniero, ma se fossi veramente prigioniero non potresti dichiararlo in modo così esplicito, no? Ma soprattutto c'è un discorso di natura spirituale, teologica ed escatologica, che presiede a questo linguaggio logico ma sottile, che non è gnosi, come ha detto qualcuno, perché come avete visto prima il discorso su Benedetto VIII riguarda la matematica, l'aritmetica più banale e la storia della Chiesa, non c'è niente di gnostico, di cabalistico, di numerologico dietro questi codici.
Papa Benedetto disse nel 2021 al giornale tedesco Der Correspondence, disse che bisognava separare i credenti dai non credenti. E questo lo si poteva fare solamente parlando a chi avesse orecchie per intendere. Dico sempre io che il codice Ratzinger è un sistema di arruolamento di una nuova elite, anche antropologica, mi permetta, perché io tutte le persone che ho conosciuto, che hanno organizzato queste meravigliose conferenze, veramente appartengono a un'elite antropologica. Sono persone che hanno un'intelligenza spiccatissima, coraggio, voglia di fare, intraprendenza, fedeltà alla Chiesa, fiducia nel Papa e soprattutto buonsenso logico. E questo, mi creda, sono doti trasversali. Io sono stato intervistato da un ragazzo di 18 anni, che ha fatto delle domande di un'intelligenza che non farebbe un vaticanista con esperienza pluridecennale, e persone di tutte le fasce sociali e culturali hanno organizzato queste conferenze con una precisione, una disponibilità, un'attenzione veramente, veramente commovente. Per non parlare poi di tutti quelli che lavorano nel silenzio, che traducono gli articoli, che fanno il doppiaggio dei documentari. Anzi, mi permetto di ricordare agli ascoltatori che ci sono 2 brevi documentari sul mio canale YouTube, Dies Irae e Intelligenti Pauca, che semplificano in meno di mezz'ora la questione di cui abbiamo parlato. Ed è questa elite di cattolici che Papa Benedetto voleva estrarre maieuticamente, voleva tirare fuori dal marmo grezzo di un popolo cattolico in cui c'è di tutto, voleva tirar fuori questa elite e ci è riuscito. Certo, quindi c'è, al di là appunto di questo discorso della abdicazione, della affermazione che ha fatto Papa Benedetto XVI, che lei giustamente ha rimarcato sul Papa abdicatario, e quindi che in realtà, insomma, ce n'erano anche quando lui avrebbe detto che non ce n'erano. Quindi in realtà anche qui ci sono dei significati precisi da ricavare. E poi lei ha detto appunto che è uscito un libro addirittura contro il suo libro. Questo è normale, perché quando si dicono delle cose interessanti, quando si dicono delle cose che hanno un senso, quando si dicono delle cose documentate, inevitabilmente si scatenano reazioni, perché se si dicono stupidaggini le reazioni non partono, perché dice vabbè, tanto quelle cose muoiono da sole. E a proposito di libri che tentano di smentire, qui vorrei richiamare un attimo in causa Matteo Corrias per il libro che ha scritto Monsignor Gershwin e che è uscito, guarda caso, ovviamente dopo la morte di Benedetto XVI, e che contiene anche un paragrafo in cui tenta di smentire, o insomma, secondo le sue intenzioni, smentisce questa ricostruzione della vicenda delle dimissioni, diciamo così, di Papa Ratzinger. Che ne dici, Matteo? Sì, la questione è davvero interessante e il primo punto di interesse, secondo me, è proprio il fatto che in un libro che tra l'altro si intitola Nient'altro che la verità, quindi un titolo abbastanza roboante, oltre che accattivante, Monsignor Genswein abbia sentito la necessità, ha sentito il bisogno di dedicare un intero capitolo a smentire la ricostruzione dei fatti legati alle dimissioni di Benedetto XVI, così come le ha proposte Andrea Cionci, il quale viene onorato di una citazione e evidentemente in un intero capitolo si parla della questione. Se ne parla, appunto, sottolineo, anche riprendendo alcune delle argomentazioni principali allestite e proposte da Andrea Cionci, nel tentativo evidente di smentirla. Allora, come giustamente osservavi tu, il fatto che si sia sentito da quelle altezze, mi verrebbe da dire, il bisogno di smentire l'indagine di Andrea Cionci è già un segnale piuttosto interessante che non dovremmo trascurare. Riflettendo così, con questa stessa libertà, mi viene da pensare che, insomma, tale esplicitezza sarebbe stata quanto mai desiderabile anche prima.
anzi io direi soprattutto prima, e soprattutto nell'imminenza delle prime perplessità legate alle dimissioni di Benedetto XVI. Ecco, confesso che sono un pochino stupito del fatto che questa precisione, questa chiarezza così ultimativa sia arrivata soltanto dopo la morte di Benedetto XVI, come sono stupito del fatto che non sia stato lo stesso Benedetto XVI a pronunciarsi in maniera chiara sulla questione. Inoltre, non posso fare a meno di richiamare un recente intervento del celebre latinista, storico romano, Luciano Canfora, il quale sulle colonne del Corriere della Sera offre una gustosa analisi della ricostruzione che Monsignor Genswein offre proprio della stesura del testo della Declaratio, mettendone in evidenza la palese incoerenza, anche con un piglio piuttosto ironico che rende il pezzo particolarmente godibile. Insomma, Canfora mette in evidenza che la ricostruzione che Genswein sta offrendo del modo in cui Ratzinger avrebbe elaborato e prodotto quel testo sia del tutto inverosimile. E quindi questo, tra l'altro, ci consente di sottrarci alle accuse di incompetenza. Mi limito ora a citare quello che sul Corriere della Sera di mercoledì 18 gennaio 2023 scrive Luciano Canfora. Vorrei citare un breve passaggio di questo articolo. Consentitemi di inforcare gli occhiali a questo punto. Dice così Canfora: procediamo con ordine. Seguiamo innanzitutto la versione di Georg intorno alla genesi degli errori contenuti nella Declaratio, vecchia e significativa questione. Questi errori che punteggiano il testo, un testo che avrebbe dovuto essere impeccabile, vista la sua portata storica. Quindi gli errori. A. Il testo della Declaratio fu elaborato da pochissime persone. B. Non ci si accorse che una concordanza latina non era corretta. C. Ciò accadde cercando di dare un andamento armonioso alla costruzione latina. Non è chiaro, chiosa Canfora, chi cercasse. D. Peraltro, si commettono, in casi del genere, errori perché la competenza linguistica privilegia la capacità di leggere da una lingua straniera, sic, chiosa Canfora, il latino qui è definito lingua straniera, mentre non è altrettanto agevole la scrittura direttamente in quella lingua, particolarmente se non vi è un costante esercizio. Canfora sta citando il testo di Genswein. E la Sala Stampa Vaticana, per inappropriata digitazione, produsse ulteriori errori e infine F. Benedetto preparò il testo personalmente. Ecco, questa è la sequenza delle indicazioni fornite da Genswein e Canfora chiosa in questo modo e commenta in questo modo. Questo grappolo di notizie poco conciliabili tra loro offre il seguente stravagante quadro. Un pool ristrettissimo, di cui forse fece parte anche Georg, prepara anche stilisticamente la Declaratio. Cercando l'armonia, questo pool commette errori per la scarsa familiarità con la composizione latina. Il pool lavora per Benedetto, ma Benedetto prepara un suo testo identico a quello del pool. All'Osservatore Romano va il testo recante errori aggravati da quelli prodotti, dalla Sala Stampa. Insomma, è evidente che questa ricostruzione, non dico che faccia acqua da tutte le parti, però sicuramente non è un esempio di congruenza e di coerenza logica. Insomma, non sembra illecito chiedersi che tipo di valore, oltre che tipo di significato, abbia avuto la pubblicazione di questo libro nell'imminenza della morte di Papa Benedetto XVI. Quindi in realtà, insomma, questa ricostruzione fatta da Genswein sarebbe priva di fondamento e cioè, mi par di dire che quelli che vengono chiamati i non esperti che stanno parlando in questo video in realtà sarebbero più esperti di quelli che hanno redatto, che avrebbero
redatto quella declaratio commettendo, no, errori di vario genere, eccetera. Quindi, dottor Cionci, qui direi che, allora, intanto faccio una considerazione personale. Mi sarebbe piaciuto, ma la storia non è fatta di sé, vedere, visto che Bergoglio parla continuamente di dimissioni, vedere le dimissioni di Bergoglio avendo Benedetto XVI ancora in vita, perché lì veramente ci saremmo trovati di fronte ad una situazione che definire singolare sarebbe veramente poco, sarebbe assolutamente nulla. Però sta di fatto che in ogni caso ci troviamo di fronte ad una sorta di impasse. E quindi lei come la vede, dottor Cionci? Cioè, che cosa dovrebbe avvenire o che cosa può avvenire? Sì, grazie. Mi permetta solo una chiosa prima sulla questione del libro di Monsignor Genswein. Non è stato smentito solo da Luciano Canfora, appunto su base logica. Il problema è che oggi il metodo logico è saltato, quindi non appena uno comincia a fare delle considerazioni logiche, sei complottista, vuoi vedere, sei dietrologista e cose del genere. Io rimango, diciamo, sospendo il giudizio su questa pubblicazione di Genswein perché è stata smentita anche dal professor Gotti Tedeschi sul blog di Marco Tosatti. Lo stesso Marco Tosatti, decano dei vaticanisti italiani, ha detto un libro, diciamo, che sembra abbastanza contraddittorio e sembra essere stato scritto per rispondere a dei paradigmi che noi non conosciamo. Tra l'altro il cardinale Sara, grande amico di Papa Benedetto, è stato fatto passare come una sorta di malato di protagonismo in merito alla vicenda della firma sul suo volume, e tutti gli amici di Papa Benedetto, compreso il sottoscritto, ne escono con le ossa rotte. Ora, il mio sospetto è che questa pubblicazione di Genswein avesse voluto sollecitare e stimolare il dibattito, inferocirlo un po'. Ed effettivamente da questo punto di vista ha sortito il suo effetto, perché pochi giorni dopo la pubblicazione di questo video io, diciamo, ho sfornato 3 articoli, uno più importante dell'altro ai fini dell'inchiesta, da Benedetto VIII all'ora vigesima all'anello canonico, cioè 3 bombe atomiche, proprio, diciamo, perché provocato da questo attacco di Monsignor Genswein, che comunque mi ha fatto pubblicità. Abbastanza strano, no? Poi alcuni sospettano che Genswein abbia tradito, diciamo, e che sia passato dalla parte di Bergoglio, ma logicamente che senso aveva pubblicare un libro che avrebbe fatto arrabbiare chiunque? Perché ha fatto arrabbiare Bergoglio e ha fatto arrabbiare gli amici di Papa Benedetto. Se lui avesse voluto riciclarsi al servizio di Bergoglio, bastava stendere un velo di plumbeo silenzio sulla questione e passare tranquillamente all'amministrazione antipapale. Così non è stato. Tra l'altro, chiedo scusa, Prego. mi pare che dal punto di vista laicamente carrieristico, chiamiamolo così, mi pare che Bergoglio non abbia trattato così bene Genswein, insomma. No, anzi, gli ha fatto una partaccia, come hanno riferito, mi pare, sul giornale. E tra l'altro adesso Monsignor Genswein si trova in una situazione di limbo per quanto riguarda la sua carriera ecclesiastica, perché Bergoglio ancora non ha deciso a quale compito affidarlo, a quale sede, a quale diocesi. Quindi Monsignor Genswein vive così, tra coloro che galleggiano, e forse anche lui stesso responsabile, non so quanto consapevole e volontario, di questa situazione. Quindi diciamo che le possibilità su Genswein sono che uno l'abbia fatto apposta, magari anche su imbeccata di Papa Benedetto vivente, per stimolare il dibattito. Due, che vistosi, diciamo, abbandonato, solo abbia deciso di così intraprendere una via mezzo e mezzo, una via anfibia, senza esporsi, senza rivelare nulla della realtà della sede impedita, oppure che sia stato minacciato, per esempio. Quindi, diciamo, su Monsignor Genswein sospendo il giudizio, confermo e ribadisco che l'arcivescovo di Urbisaglia, segretario di Papa Benedetto XVI, ne è stato il più fedele, chirurgico e preciso latore dei codici Ratzinger,
che, come avete visto, sono delicatissimi, delicatissimi. Tra l'altro, se fosse stato il carceriere di Papa Benedetto, e Papa Benedetto, diciamo, avesse utilizzato la sua ubbidienza robotica, teutonica, per mandare dei messaggi all'esterno, già dopo i primi 2-3 messaggi che Cionci aveva decodificato, Monsignor Genswein, se non fosse, diciamo, completamente pazzo, avrebbe preso le sue precauzioni, no? Dicendo, ah, ma qui Papa Benedetto mi sta facendo fesso, mi sta facendo fare la figura dell'idiota, allora o mi faccio sostituire oppure non apro più bocca e non dico più niente, oppure rielaboro completamente quello che dice Papa Benedetto. No, invece fino alla fine, come nell'episodio della LUMSA, va a riferire agli illustri presentatori del libro di Odifreddi le parole di Benedetto, che erano: potete credere o non credere, la risposta si trova nel libro di Geremia. E nel libro di Geremia che cosa si legge? Io sono impedito, cioè più chiaro di così veramente. Abbiamo visto bene nel video precedente, citando i vari passi biblici nei quali appunto si richiama questo concetto. Sì, tra l'altro il libro di Geremia, che certo non devo ricordarlo a lei, cita un caso addirittura assurdo, quello della vigna. Il profeta si lamenta perché hanno calpestato la sua vigna e la sua vigna è diventato un campo desertico. E se lei ricorda, nel 2019, se non erro, Bergoglio ha fatto espiantare la vigna di Papa Benedetto a Castel Gandolfo, che gli era stata regalata dagli agricoltori alla sua elezione, perché aveva esordito dicendo sono l'umile servitore nella vigna del Signore, e allora con un gesto delizioso, delicatissimo, gli agricoltori di non mi ricordo quale consorzio gli avevano regalato una vigna che stava appena fruttificando a Castel Gandolfo, e poi Bergoglio, presumibilmente per ritorsione dopo il libro scritto a 4 mani con il cardinale Sara, gliel'ha fatta tirare via. Ma addirittura, mi permetta di dilungarmi un attimo, c'è un avversario di Don Minutella, acerrimo avversario di Don Minutella, che gli ha fatto anche dei tiri piuttosto pesanti e che difende a tutti i costi la legittimità di Bergoglio, e che si chiama Ariel Levi di Gualdo, e nel libro di Geremia si legge guai a te Ariel, guai a te Ariel. Ecco, lei l'altra volta diceva che la Bibbia è un libro vivo, e credo che mai come in questo caso si possa dimostrare la veridicità di quanto lei affirma. Ma arriviamo al tema delle dimissioni di Bergoglio. Qualche giorno fa lui, per la credo 35esima o 40esima volta nell'arco di 2 anni, ha ritirato fuori il discorso delle dimissioni. Cioè 2 settimane prima, 2-3 settimane prima aveva detto che non ci pensava minimamente a dimettere. Adesso invece ha detto che se si sentisse annebbiato, poco lucido, probabilmente darebbe le dimissioni. È un continuo, mi dimetto o non mi dimetto, forse sì, forse no. E questo non è altro che una forma di manipolazione abbastanza ovvia, banale, da primo anno di studi di PNL, che sfrutta la cosiddetta dissonanza cognitiva. Cioè ti dico bianco nero, sì no, no sì, sì no, no sì, tu alla fine non ci capisci più niente, sospendi il giudizio, mandi in soffitta il tuo metodo critico logico e quindi io ti posso manipolare a piacimento. Quindi, tra l'altro, vorrei proprio vederle queste dimissioni di Bergoglio, e vi posso giurare, posso scommetterci un braccio che sicuramente non saranno scritte in latino. Perché? Perché ovviamente dovrebbe, dovrebbe rinunciare al munus pedrino, ma come sappiamo tutti il munus pedrino è rimasto nella tomba di Papa Benedetto e nelle mani di Dio. Che cosa bisogna fare adesso? Molto semplice. Bisogna informare i padri cardinali affinché ordinino un'inchiesta canonica sulle dimissioni di Papa Benedetto. Ma questo non perché lo dice Andrea Cionci, perché lo specifica la Universi Dominici Gregis, cioè quella Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II del 22 febbraio 1996, che all'articolo 3 addirittura, ve lo leggo, stabilisce quanto segue.
Inoltre stabilisco che il collegio cardinalizio non possa in alcun modo disporre dei diritti della sede apostolica e della Chiesa romana e ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre di sé. Cioè, sta dicendo esattamente quello che bisogna fare. Il collegio cardinalizio deve tutelare i diritti della Santa Sede. Cioè, se questa è stata usurpata, se il Papa è entrato in sede impedita, il collegio cardinalizio non può disporre a suo piacimento, cioè non può mandare tutto in cavalleria, deve difendere i diritti della sede apostolica e assolutamente non recedere da un'operazione verità, ancorché per disporre dissidi. E questa sembra una risposta chiarissima a quei cardinali tedeschi che temono come la peste la possibilità di uno scisma. Ma signori, non è che si può avere capra e cavoli, non è che il paziente può mantenere una gamba completamente in cancrena, anzi qui diciamo che il paziente ha tutti e quattro gli arti in uno stato di necrosi terminale, quindi o si tagliano questi arti oppure la Chiesa muore, la Chiesa muore e dovrà essere rifondata al di fuori del Vaticano. E questa eventualità era stata ventilata da Papa Benedetto in un famoso codice Ratzinger, quello della profezia di Malachia, quando il giornalista Sevald gli poneva questa domanda: lei per la lista di San Malachia sarebbe l'ultimo Papa per come l'abbiamo conosciuto, e può essere che sia davvero così? E Benedetto risponde: tutto può essere, che è assurdo perché dopo di lui ci dovrebbe essere un altro Papa canonico, cioè Papa Francesco, ma se lui risponde tutto può essere, vuol dire che non è detto che i cattolici riescano a riconquistare la sede. È possibile che debbano risorgere in una nuova formazione, all'inizio clandestina, catacombale, come già sta succedendo peraltro. La profezia di Ratzinger circa il fatto che la Chiesa sarebbe rinata in forma clandestina, catacombale, piccola piccola, sta rinascendo proprio grazie al fenomeno di Don Minutella, grazie ai sacerdoti che celebrano le messe clandestinamente. Ma vi rendete conto? Io ricevo telefonate di persone che mi chiedono se conosco dei sacerdoti che nel segreto delle case celebrino la messa non solo in vetus sordo, che è diciamo accessorio, la cosa fondamentale è che doveva essere celebrata in comunione col vero Papa quando era vivente, cioè Benedetto, e adesso deve essere celebrata in sede vacante. La possibilità, mi permetta di fare una chiosa su un fatto divertente, la possibilità che i cattolici debbano rifondare la Chiesa al di fuori del Vaticano sembra quindi essere contemplata dallo stesso Papa Benedetto. Tanto che nello scorso gennaio Fra Alexis Bugnolo ha diciamo lanciato un avvertimento solenne ai cardinali dicendo loro che dovevano convocare il conclave entro il 20 gennaio. Giustissimo, sacrosanto, perché il Papa era morto il 31, dopo 20 giorni bisognava convocare il nuovo conclave. Solo che Fra Bugnolo a un certo punto, non si sa per quale motivo, ha deciso di partire in quarta e convocare un conclave chiamando il popolo romano a partecipare all'elezione del nuovo Papa. Questo senza che i cardinali fossero stati prima debitamente informati, consapevolizzati, resi edotti della faccenda dopo un'inchiesta canonica, e ha affittato l'hotel Marriott per la modica cifra di 60.000 euro in un'elezione alla quale si sono presentati 9 persone, di cui 4 aventi diritto al voto perché cittadini romani e dintorni, i quali in un trionfo di surreale pazzia hanno votato Bergoglio. Hanno votato Bergoglio. E quindi Bergoglio sarebbe stato sanato da questo conclave del Marriott organizzato e votato da 4 laici. E sulla base di questo, un'altra signora, sponsorizzata da Aldo Maria Valli, che è il mio avversario purtroppo, nonostante sia un cattolico tradizionalista, diciamo, mi fa la guerra come non mai, e Aldo Maria Valli sponsorizza questa signora che prima chiedeva le messe in comunione con Papa Benedetto, adesso siccome Bergoglio sarebbe stato sanato
dall'elezione del Marriott di 4 laici, allora è diventato il vero Papa e quindi si stanno concentrando su chiedere la comunione in ginocchio e sulla lingua, però in comunione con l'antipapa Francesco, cioè livelli di follia dopo la morte di Papa Benedetto che difficilmente nella storia si sono raggiunti. Ma io diciamo le capisco queste persone che sono devastate dalla dissonanza cognitiva, cioè dalla necessità di avere l'accesso ai sacramenti e dall'impossibilità, perché chiaramente i preti che celebrano in sede vacanti ora sono 4 gatti, Don Minutella e i suoi 7 preti del sodalizio mariano. Quindi l'obiettivo adesso, e mi permetto di lanciare un invito anche ai suoi spettatori, amici, followers, è questo, laici e credenti, perché la questione riguarda la sicurezza nazionale, non è una questione così che riguarda solamente i cattolici. Bisogna far divampare questa verità. A Bologna un'amica ha affittato persino un camion vela per portare nella città l'appuntamento della conferenza del codice Ratzinger che avverrà domenica 19. Bisogna informare in massa i cittadini, creare una massa critica e soprattutto premere sui cardinali affinché, a norma della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, articolo 3, indicano subito un'inchiesta canonica per verificare la questione e che questa inchiesta deve essere pubblica con l'invito di periti che non siano chiaramente quelli della Chiesa bergogliana, se no è finita. E ricordo, l'inchiesta deve essere promossa solo dai veri cardinali, perché Bergoglio ha nominato circa 120 cardinali, di cui 81 elettori, che però sono cardinali quanto lo posso essere io, perché chiaramente nominati da un antipapa. E se costoro andassero in un prossimo conclave, eleggerebbero un altro antipapa. Mi consenta un'ultima considerazione su un uso aberrante che alcuni ambiti tradizionalisti stanno cercando di fare di questa scoperta della sede impedita. Li chiamo gli Una Denethor. Lei si ricorderà di questo personaggio della saga del Signore degli Anelli, no? Un personaggio cupo, depresso, sconfortato che vuole utilizzare l'anello come deterrenza contro Sauron e non, diciamo, come arma diretta. Ecco, questi Una Denethor, che hanno capito benissimo la questione della sede impedita, il mio sospetto è che la vogliano tenere come arma di ricatto, nel senso di dire ai falsi cardinali bergogliani, una volta diciamo riuniti in un conclave invalido, di dire loro: se voi non fate quello che diciamo noi tradizionalisti, noi apriamo il vaso di Pandora della Declaratio di Benedetto e facciamo saltare le vostre porpore. E questa arma potrebbe servire a controllare anche un futuro fantoccio vestito di bianco che sarebbe comunque un antipapa. Una strategia molto intelligente dal punto di vista politico, ma assolutamente peccaminosa in ottica di fede, perché svolta nel più assoluto spregio verso l'aspetto sacro della carica del Papa. Capite il rischio? Qui Papa Benedetto ha predisposto una bomba di luce, una bomba atomica che faccia giustizia e che disintegri non solo gli usurpatori, ma anche tutti i frutti marci del concilio. Fuori tutti, fuori gli eretici, fuori i massoni, fuori tutti quelli che non sono credenti. Poi, giusto o sbagliato che sia, però l'operazione è legittima, perché se quell'organismo ha delle regole, diciamo dei traditori o gente che la pensa in modo diverso deve essere spunta. Mi sembra normale, no? Mi sembra la base questa. E soprattutto questa operazione di scandalo planetario è stata voluta da Papa Benedetto proprio per aprire un mondo nuovo, come lui dice. Questo mondo nuovo in cui viene sgretolata la menzogna. Pensate che qualche miliardo di persone potrebbe avere l'agnizione per cui il Papa non era il Papa. Tutto quello che gli ha raccontato il mainstream per 10 anni, mi auguro solo 10, non di più, era una balla. E questo chiaramente va a cambiare il cervello, va a cambiare la percezione. E come diceva la profezia di Rasputin, che cito così solamente per il suo significato, quelli che indossavano l'abito dell'ingiustizia, cioè i vari Cionci e gli altri che passavano per complottisti, complottardi,
dietrologi, eccetera, passeranno dalla parte della giustizia. E invece tutti quegli imbalsamati aedi del politicamente corretto saranno annichiliti. È questo quello che vuole e che voleva Papa Benedetto, e bisogna eseguire gli ordini del vicario di Cristo. Se siete degli ecclesiastici dovete fare quello che lui ha predisposto. Io direi che possiamo chiudere perché abbiamo veramente fornito di nuovo moltissime informazioni. Vorrei solo chiudere con due considerazioni. Intanto che chi ci ascolta ha capito che non stiamo parlando di considerazioni esclusivamente teoriche, ma stiamo parlando di cronaca che si sta facendo storia sotto i nostri occhi. Cioè di questi eventi si parlerà per decenni, direi per secoli, così come per secoli si parla di eventi avvenuti appunto nella storia della Chiesa secoli fa. Ma perché sono importanti? Perché sono assolutamente convinto, come anche accennava lei poco fa, che si tratti di una questione di Stato, non soltanto di Stato Vaticano, perché ciò che succede in Vaticano ha ripercussioni su gran parte del pianeta, in particolare ha delle ripercussioni comunque molto pesanti, soprattutto sul nostro paese, e quindi è una questione di cronaca che si sta facendo storia sotto i nostri occhi, e quindi è una questione di fatti, al di là di ogni ragionamento relativo alla fede, al di là di ogni questione relativo alla fede, di come perché come si sa non vogliamo occuparci di questo in questo canale, ma vogliamo occuparci di questa vicenda come di un insieme di fatti che richiedono una spiegazione, e una spiegazione che lei, dottor Cionci, sta cercando di dare ormai da alcuni anni con questa sua inchiesta, anche con l'ausilio ovviamente di esperti in vari ambiti. A questo noi miriamo, cioè fornire degli elementi di riflessione su dei fatti concreti che, siccome avvengono adesso, sono cronaca, ma siccome si stanno sviluppando da alcuni anni, stanno già diventando storia. Questo per me, per noi, diciamo per il canale, è l'aspetto fondamentale. Quindi, se del caso, ovviamente ci ritorneremo. Io, se non avete altro, chiuderei qui, perché insomma mi pare che veramente abbiamo fornito già un volume notevolissimo di informazioni. Grazie mille, dottore, è sempre un piacere, e ringrazio lei, il professor Corrias, anche perché mi dà modo di raggiungere un uditorio che non è quello classico di Don Minutella, per dire. Quindi è Sì. importante che questa realtà venga divulgata anche a persone che hanno idee diverse, che sono laiche, appartenenti ad altre religioni, proprio perché interessa solamente l'oggettività delle cose. Io penso che tutti i suoi spettatori siano persone che non hanno abiurato al pensiero logico e che tendenzialmente amano la verità e cercano la verità. E questa è la cosa più importante. Assolutamente la ringrazio di questa affermazione, perché è proprio l'obiettivo del canale, cioè quello di dare informazioni in modo che chi ci segue abbia l'opportunità di condurre ragionamenti autonomi, ma per poterlo fare bisogna conoscere e soprattutto conoscere i fatti, altrimenti si vive di fantasia. Bene, grazie a lei, dottor Cionci. Noi siamo sempre a disposizione qualora ci fossero ulteriori sviluppi. Grazie al professor Corrias. Ciao Matteo, con te tanto ci rivediamo per altre cose, e comunque qualora fossero sviluppi in questa situazione ci rivediamo con te anche in questo, perché in quanto storico e latinista sei elemento fondamentale all'interno di questi discorsi che stiamo facendo. Quindi vi saluto tutti quelli che ci hanno ascoltati, e se volete procedere voi con i saluti possiamo chiudere. Grazie ancora, grazie di cuore a tutti voi, e mi raccomando, condividete, condividete, condividete. Matteo? Anch'io ringrazio tutti, anche quelli che non condividono. Per me il grande spettacolo della storia che si dispiega sotto i nostri occhi, a me piace osservarlo da una
certa distanza, ecco, si osserva meglio, trovo. Grazie davvero e arrivederci a tutti. Bene, ciao a tutti, grazie, alla prossima.